Nella grammatica araba c'è un concetto affascinante, il naib al-fa'il, che possiamo tradurre come il sostituto dell'autore. Ma attenzione, non è una semplice regola da manuale, è un vero e proprio strumento narrativo, un modo per aggiungere un tocco di mistero, di enfasi o di profondità a quello che si dice. Oggi cerchiamo di capire insieme come funziona e soprattutto perché è così potente. Allora, ecco la nostra tabella di marcia. Partiremo da una situazione normalissima, una frase che conosciamo tutti, per poi vedere cosa succede quando il protagonista sparisce. Incontreremo un nuovo eroe, vedremo chi può interpretare questo ruolo e alla fine sveleremo il vero segreto che sta dietro a tutto questo. Pronti? Ok, prima di tuffarci nel mistero dobbiamo mettere dei punti fermi. Dobbiamo partire da una base solida e questa base è la frase attiva, quella che usiamo ogni giorno, nella sua forma più semplice e diretta. Eccola qui, una frase chiara, limpida. Kasara al-waladu az-zujaja. Abbiamo un autore, il fa'il, che è al-waladu, il ragazzo. Abbiamo un verbo, kasara, ha rotto, e abbiamo un oggetto, az-zujaja, il vetro. Tutto al suo posto. Questa è la nostra scena del crimine, per così dire, prima che accada qualcosa. Ed è adesso che la storia si fa interessante. Qui inizia il nostro piccolo giallo grammaticale. Cosa succede quando il personaggio principale, l'autore dell'azione, sparisce, svanisce nel nulla? Appunto, la domanda è tutta qui. Mettiamo caso che non sappiamo chi ha rotto il vetro. O magari lo sappiamo benissimo, ma non vogliamo dirlo. Come ne usciamo? È proprio per rispondere a questa esigenza che nasce la voce passiva. E qui, ecco che arriva la soluzione. Entra in scena un nuovo elemento grammaticale, una figura che si fa avanti per salvare la frase, per darle un nuovo senso, un nuovo equilibrio. Guardate che trasformazione incredibile, da Kasara al-waladu zujaja passiamo a Kusira zujaju. Cosa è successo? Beh, l'autore al-waladu è sparito, l'oggetto az-zujaju si è fatto avanti e ha preso il suo posto, diventando il nuovo fulcro della frase. E notate bene, ha ereditato anche il suo caso grammaticale, il nominativo, passando da zujaja a zujaju. E il verbo? Anche lui si è trasformato, da Kasara a Kusira. L'attenzione non è più su chi ha agito, ma su cosa è successo. Quindi, diamogli un nome ufficiale. Il naibul fa'il, il sostituto dell'autore. È un'entità che si trova al caso nominativo, marfuo, proprio come il soggetto originale, e arriva subito dopo un verbo in forma passiva, un fa'il mabni lil majhul, letteralmente verbo costruito per l'ignoto. Prende il posto del fa'il, dell'autore che abbiamo deciso di omettere. Ma come fa il verbo a trasformarsi? È quasi una formula, molto semplice. Per il tempo passato si prende il verbo, per esempio kataba, ha scritto. Si mette una damma, quel piccolo ricciolo sulla prima lettera, e una kasra, il trattino sotto, sulla penultima, e voilà, kutiba, è stato scritto. Semplice e prevedibile. E per il presente? Il meccanismo è molto simile, ma con una piccola cruciale differenza. Prendiamo yaksab, guadagna. La prima lettera prende sempre la damma, ma la penultima questa volta vuole una fatha, il trattino sopra. Quindi diventa yuksabu, viene guadagnato. Bene, finora abbiamo visto che l'oggetto si fa avanti, ma se nella frase non c'è un oggetto diretto, che si fa? Niente panico, la grammatica araba è previdente, ha una vera e propria linea di successione al trono. Vediamo chi altro può essere promosso al ruolo di sostituto. C'è una gerarchia chiara, un ordine di precedenza. La prima scelta, il candidato naturale, è sempre l'oggetto, il el maf'ulu bi. Ma se manca, possono subentrare altri elementi. In ordine di importanza abbiamo il gerundio, la locuzione preposizionale e infine l'avverbio. E qui si vede benissimo come funziona. Nella prima frase, shuhid al-kusufu, l'eclissi è stata vista. Il sostituto è l'oggetto, al-kusufu, facile. Ma guardate la seconda. Yusamu naharu ramadan, si digiuna durante il giorno di Ramadan. Qui è l'avverbio di tempo, naharu, a diventare il nostro naib fa'il. E nell'ultima, sullia fil mesjid, si è pregato nella moschea e addirittura l'intera locuzione preposizionale fil mesjid ad assumere questo ruolo. Incredibile, no? Ok, abbiamo capito il come. Adesso arriviamo al succo della questione. Il perché. Perché darsi la pena di fare tutto questo? Questa non è più solo grammatica. Qui entriamo nel mondo della retorica, della comunicazione strategica. Questa citazione riassume tutto perfettamente. Il punto è spostare i riflettori.
L'attenzione non è più su chi fa l'azione, ma sull'azione stessa o su chi la subisce. L'autore viene messo deliberatamente in secondo piano o eliminato del tutto per un motivo ben preciso. I motivi possono essere tantissimi e tutti molto interessanti. A volte si omette l'autore perché semplicemente non si sa chi sia. Surik al-Mal, il denaro è stato rubato. Da chi? Boh. Altre volte, al contrario, perché è talmente ovvio che è inutile nominarlo, come nella famosa frase coranica Hulika l'insano, l'uomo è stato creato. È chiaro che sia il creatore. Poi ci sono ragioni più emotive, la paura. Si dice Qutil el-Rajul, l'uomo è stato ucciso, per non fare il nome del mandante o dell'assassino. O al contrario, la glorificazione, per non associare un nome importante, sacro, a un'azione magari negativa o banale. E poi certo, c'è la brevità o la volontà precisa di nascondere qualcuno. Ed eccoci alla fine. Quello che spero sia chiaro è che il Naib el-Fa'il è molto più di una regola grammaticale da imparare a memoria. È uno strumento espressivo. È una scelta consapevole che permette di dare al discorso sfumature diverse. Può comunicare incertezza, timore, rispetto, enfasi. Un piccolo cambio nella struttura della frase che può avere un impatto enorme sul messaggio. Una vera e propria arma segreta nel proprio arsenale linguistico.